Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere in Scorpione solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà per te questo mese di agosto 2025. Iniziamo facendo una bella croce celtica in modo tale da andare a vedere tutte le dinamiche che accadranno nella tua vita, quali sono le narrazioni che la tua anima metterà in scena sulla vita vivendo affinché tu possa realizzarti. Poi andremo a vedere l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi. Allora, partiamo, Scorpione, agosto 2025. Cosa accadrà agosto 2025? Agosto 2025. Allora, prima parte di agosto, come partiamo agosto? Ostacolo, sfida principale, le radici subconsce della situazione, cosa ti lascia alle spalle nelle settimane e mesi precedenti, il potenziale per te, il cielo, il potenziale, come si dirige l'energia futuro immediato nella prima parte del mese, che dà il via alla seconda parte. Aspettate, metto un attimo un po' più in qua. Poi, come stai nella seconda parte di agosto? Le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure, il risultato finale di agosto 2025. Si vede, ragazzi? Ok, così. Allora, facciamo, ragazze mie e ragazzi, un bel respiro profondo per entrare nello stato ampliato di coscienza e sciamanizzare. Vai. E partiamo. Cosa accadrà ad agosto 2025? Andiamolo a scoprire. Allora, situazione attuale, prima parte del mese. Scorpione. Abbiamo un po' di tensione nella prima parte del mese, c'è un 5, i primi 10 giorni del mese, 10-15 giorni, c'è un po' di tensione, 5 di spade. Agosto si apre una sorta di fase di tensioni o di parole dure, una fase un po' di conflitto. Questa carta mi indica o che ci possono essere dei litigi o delle sensazioni di sconfitta o di giocare sporco per vincere a tutti i costi, perché qua c'è l'energia di qualcuno che vuole prevalere, ok? Tu, qualcun altro, però il prezzo potrebbe essere alto in termini di legami, di rispetto reciproco, mi spiego? Oppure sono ombre tue interne, vediamo qual è la sfida. Eccola, è il matto la sfida è buttarsi, rischiare, mollare il controllo e seguire l'ignoto, perché il 5 di spade è anche il controllo, no? La sfida in questo mese è buttarsi in qualcosa, rischiare, seguire l'ignoto, cioè il matto come ostacolo dice che forse tu hai paura di azzardare, di cominciare da zero, oppure dimostrarti insomma vulnerabile in nuove avventure. C'è un po' la cosa del controllo, no? Il rischio mente-cuore proprio. Vediamo che c'è alla base. Sì, un re di bastoni, perché tu hai un desiderio forte di comando, di affermarti, di essere leader della tua vita. Oppure questa può essere una figura carismatica, un uomo passionale, deciso, che ha acceso il fuoco della volontà nella tua vita, ok? E che ti dice, può essere anche in altri ambiti, non solo amoroso, lavorativo, o un'impresa, un viaggio, allora tu hai paura a lanciarti. Vediamo un po' che è successo qua, passato recente. Qua abbiamo un bel 3 di denari. Mi dice che fin qui c'è stato lavoro di squadra, collaborazione, costruzione lenta e concreta. Cioè qua mi sta dicendo che tu vieni da un periodo in cui hai cercato solidità e hai messo mattoni su mattoni in progetti condivisi. Questo mi dice.
anche affari con altre persone o collaborazioni all'interno dei contesti lavorativi o pragmatici di vita. Vediamo qual è il potenziale del mese. Ah, il diavolone. È chiaro qua. Guarda, il potenziale del mese è affrontare gli attaccamenti, le dipendenze o le tentazioni o le passioni ossessive. Qua mi dice che il diavolo ti porta molta intensità nella prima parte del mese, magnetismo, rapporti carichi di desiderio e ti chiede anche di guardare in faccia ciò che ti tiene legata o legato a qualcosa o a qualcuno, qualcosa che ti incatena. Quindi il massimo potenziale è quello di guardare in faccia delle dipendenze ossessive, qualcosa che ti incatena. Può essere una dipendenza nei confronti di una persona, dipendenza da sostanze, dipendenza da qualcosa. Può essere, io con questo può essere anche un mese di profonda alchimia sessuale. È anche un mese di chi sfida, stai a sfida con le tue ombre. Molto interessante la prima parte del mese, eh? Sì, molto interessante. Ci sono queste tensioni qua, queste tensioni anche a darsi, no? Darsi alle proprie emozioni di dipendenza, nel senso darsi cosa vuol dire? Cosa ti scatena una certa dipendenza verso qualcuno, verso un qualcosa, un progetto, paura, frustrazione, ok, affidarsi a quelle emozioni, come ci insegniamo sempre, no? Magia pratica 11, formula pentacolare. Non fare entrare in gioco la mente, voglio vincere, voglio fare, no. L'altro fuori da te non esiste, l'altro è una maschera del divino che arriva per farti sperimentare certe ombre, affinché tu le possa integrare e prendere il potere, va bene? Il potere della fede che sta al blocco. È la tua sfida in questo mese. Vediamo che succede nella seconda, scusami, la direzione della prima metà del mese. E infatti abbiamo un bel appeso. Dopo le tensioni iniziali, la prima metà di agosto porta a una fase di attesa, sospensione, cambio di prospettiva, cioè ti vedo, potresti sentirti bloccata o costretta o costretto a guardare le cose da un punto di vista nuovo, più spirituale o anche distaccato. In questa fase qui è un invito a non agire subito, ma a contemplare ciò che accade da una prospettiva diversa, quella che ti ho detto qui, dalla prospettiva dell'anima. In poche parole, accettando una morte parziale dell'ego. Questo è il potenziale di questo mese, eh? Guarda in faccia l'ombra, dipendenze, qua c'è anche un'alchimia sessuale molto forte per alcuni di voi che può creare dipendenza. Vivila e confrontati con quelle ombre. Poi ferma e invita le ombre a entrare nella tua vita, non a respingerle. Ho fede in te, ho fede in te. Uketamo, il mantra, no? Ti accolgo, ti accolgo. Sì. Vediamo come ti senti nella seconda parte del mese. Con il 4 di coppe. Stai un po' annoiata o annoiato nella seconda parte del mese. Cioè, emotivamente puoi sentirti un po' apatica, un po' insoddisfatto, oppure come se cercassi qualcosa che dia un senso. Però c'è il rischio di non vedere l'opportunità che la vita offre perché lo sguardo è rivolto a ciò che manca o delude. Sì. C'è qualcosa in più che puoi non vedere, perché è come se ti stessi concentrando nella seconda parte del mese su ciò che ti manca o su ciò che ti delude. Non c'è nessuno che ti può deludere fuori, il mondo esterno è una proiezione, l'hai creato tu, come anima. E la sfida è proprio questo, cambiare prospettiva rispetto al... Solo l'ego può essere deluso, solo l'ego può essere abbandonato, deluso, additato, e qua stai cambiando prospettiva, non l'anima. L'anima ha scelto le esperienze che tu stai facendo. È perfetta l'esperienza che stai facendo.
Dove sta il tuo goal? Riconoscere che è tutta una grande proiezione, sfidare le tue paure, i tuoi attaccamenti all'amore. L'amore inteso non come amore di coppia, che spesso mi intendete sempre come amore di coppia, ma non è solo amore di coppia, amore è libertà. Libertà dalle proprie paure, attaccamenti e resistenze. Che anche in coppia tu puoi percepire tutto questo, anzi soprattutto, e liberarti. Ma anche se tu, qua parliamo anche di passioni, no? E anche nel tuo lavoro, nelle tue passioni, devi superare gli attaccamenti all'amore. Questo è il senso. Vediamo le influenze esterne. L'asso di spade. Guarda, l'ambiente intorno a te ti porta verità, comunicazioni chiare, anche decisioni nette. Attorno a te ci sono persone che non hanno peli sulla lingua, mi dicono, ecco perché c'è un po' di tensione. E ti fanno leva su alcune tue ombre. Ci sono situazioni attorno a te che ti costringono a tagliare il superfluo e a fare chiarezza. Anche delle verità taglienti possono essere, però arrivano perché il potenziale è superare le tue ombre. Ok? Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. 3 di coppe. Nel profondo tu vuoi ritrovare gioia, leggerezza, amicizie, un clima di celebrazione, però temi di non riuscire a lasciarti andare davvero alla festa della vita, che stai un po' apatico, apatico. Oppure potresti avere paura che i legami siano superficiali e poco profondi. Il senso qual è? Che quando siamo coinvolti nell'affrontare le nostre ombre, no? Non dobbiamo vedere che esistono persone esterne. Persone esterne sono delle maschere che ci portano queste ombre qui, queste emozioni, no? Quindi tu vuoi questa leggerezza, questa celebrazione, un clima di celebrazione. Non giudizio, ragazze e ragazzi, non giudicate legami superficiali oppure poco profondi, profondo, non profondo, è tutto emanazione del divino. Anche chi parla di gossip è un'emanazione del divino, perché stiamo parlando, cioè qua stiamo facendo consapevolezza. Nel senso, mia madre mi parla di gossip in continuazione, però mia madre, voglio dire, è mia madre, una persona di grande spessore umano. Quindi questa stessa mi parla di non avere pregiudizi, Non giudicate rapporti superficiali, poco superficiali, c'è l'altro, sei sempre tu. Vediamo un po' l'esito finale, qual è di questo mese, perché qua io credo che sia una lettura proprio iniziatica questa. E qua abbiamo l'imperatore, bello, bello, ritrovi il controllo, l'ordine, il potere personale a fine mese. Qua mi parla del fatto che assumi una posizione di comando in un progetto o in una relazione. Oppure qua tu inizi a costruire confini sacri e stabili attorno alla tua vita. Qui tu diventi a fine agosto l'architetto del tuo destino con chiarezza e determinazione. Chiarezza e determinazione, sì. Praticamente tutta questa stesa mi sta dicendo che agosto ti sfida con delle tensioni e con dei conflitti che mettono alla prova il tuo coraggio di rischiare. Per ognuno di voi sarà diverso. Questo è il succo per tutti. Alla radice c'è il desiderio ardente di affermarti tuo, dopo un periodo in cui hai costruito con pazienza. Ma ora si presenta una tentazione potente, un'ombra da guardare in faccia che ti porterà a fermarti, a contemplare il sacrificio dell'ego necessario per la tua realizzazione. Nella seconda parte del mese potresti sentirti un po' insoddisfatta, però attorno a te c'è chiarezza che taglia l'illusione. Cioè, c'è chiarezza, non c'è nebuloso intorno a te. Qua è come se tu sperassi in una leggerezza conviviale, stare bene, no? E alla fine troverai la forza di governare tu stessa o tu stesso con disciplina e struttura le situazioni. Cioè, cacci fuori i barberelli, insomma. Qua sarai regina del tuo regno o re del tuo regno dopo aver attraversato, diciamo, una tempesta in questo mese di questa natura qui. È una lotta tra
l'anima e l'ego, anima, ego, anima, ego. Perché magari ci possono essere delle ambizioni tue che hai, no? Perché tu vuoi questo, hai il desiderio ardente di affermarti, e quindi c'è questa cosa tra ambizione e ego. E qua cosa succede alla fine della prima parte del mese? Che l'anima ti fa affermare affinché tu possa realizzare poi i tuoi obiettivi con sacrificando parte del tuo ego e realizzare obiettivi molto più alti di quelli che il tuo ego ti farebbe realizzare. Sì. Vediamo cosa mi dicono i miei tarocchi. Allora, sul 5 di spade, situazione attuale. Mi parla di opportunità, c'è un'opportunità in concreto, asso di denari, mi può parlare di qualsiasi cosa sulla vita pratica, anche di un incontro di lavoro, asso di bastoni, qualcosa che vuoi realizzare, forse delle competizioni con delle persone, c'è un'opportunità qui. Allora ti confronterai con delle paure legate all'ego, la paura di rischiare. Vediamo il matto. Il 3 di coppe, la paura di rischiare, di celebrare, mi può parlare anche di una relazione, magari tu vedi che in questa relazione ci può essere poca serietà e il fatto, la sfida è lanciati, non pensare a cosa è serio o non è serio, perché abbiamo dei parametri mentali che non ci fanno vivere le relazioni come veramente dovrebbero essere vissute, perché ci freniamo per dei giudizi o moralismi che abbiamo. Questo te lo dico se riguarda una relazione. Anche rischiare di cambiare prospettiva rispetto a delle dinamiche di litigio che ci possono essere con qualcuno, che può essere un'amica, un familiare, dei datori di lavoro, anche rischiare di, col 3 di coppe qui, mm, di una riconciliazione, no? Abbassare un po' l'ego, un po' la cresta, l'orgoglio. Questa è un mese iniziatico per le mie ragazze e i miei ragazzi. Vediamo sul potenziale col diavolo. 10 di spade. Guarda, qua questa situazione l'hai già vissuta a livello karmico e quindi arriva questa situazione di queste paure, dipendenze, attaccamenti affinché tu possa volgerle a fine. Alla fine. Cioè, viviti, abbi fede, lanciati, mi dicono queste carte. Prendi il comando, lanciati, non farti prendere dalle paure. Qualsiasi situazione sia. Vediamo l'appeso. 10 di bastoni, qua alla fine della prima parte del mese vedo che sei stanca, sei stanco, ti fermi per cambiare prospettiva, tante responsabilità addosso, tanti pesi, magari anche responsabilità non tue, non riesci a essere completamente soddisfatto o soddisfatto, ti fermi per cambiare punto di vista su come approcciare, sì. Vediamo questa chiarezza tagliente dalle circostanze esterne, asso di spade. Paggio di bastoni, attorno a te c'è un fermento, anche delle spinte, come dire, anche nuove comunicazioni da persone nuove che stimolano la tua creatività, il tuo eros, la tua passione. Attorno a te c'è chiarezza tagliente in questo senso, cioè comunicazioni che ti sollecitano. Ti sollecitano. Vediamo un po' sull'imperatore, carta finale. Wow! In bellezza lo chiudi sto mese con il mondo, pieno successo e realizzazione. Pieno successo e realizzazione. Governerai te stessa e tutto quello che devi mandare avanti in questo mese con disciplina, struttura. Qua completi un ciclo, il mondo mi parla di pieno successo. Guarda un po', regina di bastoni. Il tuo fuoco creerà una grande struttura in questo mese. Sì. Allora, fino a questo momento i segni nella tua vita quotidiana con i quali ti puoi interfacciare sono i segni di fuoco fortissimi: Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Pesci. Questi sono i segni più forti, ma al di là del segno è proprio questa l'energia. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Gli oracoli, eccoli.
Agosto 2025, Scorpione. Hai la precedenza, guarda un po' come allora nel subconscio vibravi già con la voglia di potere, no? La scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità, fatti valere contro le tue stesse ombre, va bene? Cos'altro? Questo lo mettiamo qua. Qua una strada devi cambiare, il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano. Non ti incaponire su battaglie che non... come dire... Qua ci sono delle tensioni, dei conflitti, 5 di spade, inizia così il mese, che mettono alla prova il tuo coraggio di rischiare. Rischia. Cambia strada rispetto a delle... rischia nel celebrare, rischia, non lo so, nell'avere fede in una situazione, cambia strada anche rispetto a dei pesi, delle responsabilità o situazioni pesantissime che riguardano le tue ombre, i tuoi attaccamenti, rischia, cambia strada rispetto a non rimanere lì dove sei, rischia, ok? Vediamo ancora. Forse anche mi sta parlando di una persona nuova, magari c'è una persona che ti attrae fortissimo, hai paura di incorrere in altre dinamiche del passato, di persone superficiali. Qua ti dicono se arriva qualcosa che ti stimola, che stimola il tuo erotismo, stimola la tua creatività e il matto è a sfida, ti devi lanciare in quella cosa, smettila di avere pregiudizi, dice la stesa, perché riguardano un modus operandi del tuo passato. Cos'altro? Usa il sesto senso e non la mente, certo. Ascolta le tue sensazioni, lasciati guidare dall'intuito. Un mese di grande prova iniziatica, ragazze mie e ragazzi. Vediamo cosa ci raccontano sull'amore. Ci mettiamo prima di tutto una carta di questi. Sull'amore, Scorpione. Qua ci sarà un risveglio dalle illusioni, l'amore vero è ben altro che attaccamento, paure e dipendenze, mi viene da dire, in base alla stessa che è uscita. Vediamo un po'. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione nell'amore ad agosto 2025, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Fatto sta che qua tu tagli una dipendenza, o che sia con una persona emozionale o che sia da sostanze, tagli una dipendenza perché diventi regina del tuo regno e hai successo in questo ciclo. Vediamo, allora, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi, Scorpione, 6 di coppe, asso di denari, qua c'è il Papa, temperanza, guarda, te lo dico chiaro. Il Papa mi parla di un discorso molto serio con il quale, con una persona che avrà a che fare, un discorso molto serio che presuppone una grande opportunità. Per molti di voi riguarda però la persona del passato, con la temperanza. Per alcuni di voi c'è una persona del passato che ti chiede una grossa riconciliazione con tanto di spessore e anche di promesse future. Il Papa. Per alcune. Per altri che mi dite il passato non è possibile perché non ho nessuno, ok. Qua c'è qualcosa di importante per te, una relazione molto importante per te, dove però metterai davanti le tue necessità. C'è una relazione importante, nonostante un po' di paure qua, no? C'è un potenziale grande sessuale lì con il diavolo, che ti può ricordare vecchie dinamiche passate, no? Se di coppe. Però qua il potenziale è grosso, eh. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese. Re di denari. 10 di denari. Ci picchia la regina di coppe. Ragazze, questa persona vuole convivenza, matrimonio. Dobbiamo vedere se tu sei d'accordo, perché
Qua abbiamo una persona di grande spessore che vuole tutto. E di denari, 10 denari, regina di coppe sei tu, anche se sei uomo, eh. Questa cosa la stavi aspettando. Questo è il potenziale di entrambi. Ecco perché la carta del risveglio. Vediamo. Allora, queste sono le due energie. Vedi, giustizia, matrimonio, convivenza. Allora, queste sono le due energie. Vediamo cosa succede alla fine per te. C'è l'imperatrice qua. Accipicchia, 7 di bastoni. Wow, 2 di coppe. Supererete ogni tipo di difficoltà. Questo è il mese del grande amore per te. Qua mi dice che ci sono delle difficoltà che verranno superate, anche dei limiti che si possono, non lo so di che natura sono questi limiti. Il 7 di bastoni parla di limiti, di chiusure, di o rispetto a una persona del passato ti apre la persona nuova e qua c'è una cosa grossissima, oppure la persona del passato che lotta per te. Non lo so, per ognuna di voi è diversa perché siamo a migliaia, il succo è che questo è il mese dell'amore, l'imperatrice 2 di coppe. Si lotta contro le stesse resistenze all'amore da entrambe le parti. Sì. Scusami, anche lo sternuto porta bene, ma oh, meraviglia. Qua abbiamo i segni del toro fortissimi. Capricorno, Vergine, Pesci, Cancro, Scorpione come te. Questa è una bella bomba, eh. Non me l'aspettavo. Vediamo energia positiva, energia positiva per te in amore. Sì, Paggio di coppe, per molti di voi è una persona nuova, me lo confermo col paggio anche qui. Per altri è una persona del passato perché c'è il giudizio qua sotto. Oppure se è una persona nuova, l'amore rinasce per te, inizia timidamente, ti sentirai bene, appagato, come se fossi una bambina o un bambino. E qua c'è una cosa importante. Fammi vedere questo 7 di bastoni un attimo. Ah, il 9 di denari. Il problema può essere relativo al lavoro a distanza, 6 di spade, dei limiti di questa natura che verranno semplicemente superati. O la realizzazione di alcuni obiettivi sul piano professionale e lavorativo, o da parte tua o da parte di questa persona, però che vengono superati perché 2 di coppe, l'amore vince ogni ostacolo. Vediamo carta negativa. La ruota della fortuna mi parla degli eventi, del karma che possono girare un po' contro e questo 7 di bastoni, però vedo che si risolve tutto, assolutamente sì. Vedi 9 di spade, gli eventi che possono generare alti e bassi, no? Il destino che può generare alti e bassi, però vedo assolutamente che qua c'è l'amore vince su tutto, sì. Mizzica che stesona, alla fine scoppia, cioè boh. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lei cosa ti dirà questa persona, perché qua parliamo di cose molto grosse. Vediamo. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Io te l'ho detto qua che ci sono cose grosse. C'è una persona che farà con te qualcosa che non ha mai fatto nella propria vita. Infatti abbiamo l'imperatrice. L'imperatrice è la piena realizzazione tua, eh? Che tu sia uomo o donna non importa. La piena realizzazione tua. Successo, una persona che ti tratta come vuoi, come meriti, sì. Cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Ti ho detto che vuole costruire con te sta persona. 10 denari, il re di denari, il sapore di casa, si sente completamente appagata questa persona. Cos'altro? Sto tornando da te. E cosa ti ho detto prima? Per un gruppo di voi è un ritorno, per un altro è una persona nuova. Però il succo è questo, che si instaura qualcosa di molto duraturo e serio, c'è un grande potenziale. Ok? Ok, vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Mettiamoci questi. Anzi, mettiamoci prima questi.
Nausicaa, sei come un fiorellino da proteggere e da corteggiare, anche se sei uomo, eh. Vedono la tua innocenza, la tua purezza, la tua bellezza, amore palpitante. Eh sì, eh sì, eh sì. Vediamo cos'altro. Conoscenza profonda. Anime gemelle. Sì, dai, è occasione da prendere al volo, lo sapevo già. Una persona che ti conosce molto bene nelle tue profondità, o ti conoscerà molto bene, un'affinità animica fortissima, è un'occasione da prendere al volo. Bellissimo. Adesso, ragazze e miei ragazzi, ti leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese, perché ho visto quelle tensioni, no? Come incanalare il tutto. Vediamo adesso con le carte del drago immaginale di racchiudere tutta la stesa in quello che ci diranno in poesia e nel rituale per te della buona riuscita. Cosa ci dicono? Scorpione, agosto. I nomadi, i nomadi, i nomadi. È una carta molto potente questa, non mi ricordo la dicitura, adesso te la leggo. Questi sono i tuoi avi nomadi che ti proteggono in questo mese, a cui affidarsi per risolvere anche quelle conflittualità, soprattutto nella prima e seconda parte seconda parte del mese. Vediamo, 42. Allora dice, sono detti gli infaticabili nomadi, sono i tuoi avi nomadi. Esplorare la psiche e viaggiare sulla terra sono due dimensioni della stessa avventura. Il cammino è da vedere in assenza di tempo. Se sei capace di concepire un cammino senza il tempo, se sì, allora puoi pensare con il cuore e puoi vedere che la terra e la psiche sono diversi aspetti della stessa realtà. I tuoi avi nomadi ti sostengono e ti spingono nella ricerca della verità. Non esiste una verità finale che non sia la ricerca stessa della verità. L'esistenza è aspirazione, desiderio, amore. La meta degli esseri risvegliati è lo stesso cammino, al di là di tempo e spazio. La meta degli esseri risvegliati è la ricerca, la pura aspirazione. Rimani nello stato in cui non c'è nulla da raggiungere, ti dicono. Rimani nello stato in cui non c'è nulla da raggiungere, nulla da analizzare o da separare o da raccogliere. Rimani nello stato naturale. È qui che incontri i tuoi avi nomadi, come puro desiderio, pura aspirazione che da sé si appaga e si nutre. Il responso del drago in questo mese è questo: non lo vuoi abbastanza, ti dicono. C'è qualcosa che non lo vuoi abbastanza. Qualsiasi sia l'argomento riguardo al quale hai interrogato la lingua del drago immaginale, la risposta è: lo puoi ottenere, ma devi volerlo di più. Devi cercare di più, devi andare più in profondità, devi intensificare consapevolezza e volontà. C'è qualcosa che vorrai in questo mese. Tu dici: no, come lo voglio? E no, ma se non accade significa che non lo vuoi veramente. Ci sono credenze subconsce che limitano il potenziale. Affidandoti adesso al rituale e agli avi nomadi, tu lo puoi ottenere. Allora, guarda nel passato. Alle tue spalle ci sono antenati che hanno raggiunto grandi risultati perché lo hanno voluto. Evocali. Questi avi si presentano a te nelle sembianze di uccelli. Sii consapevole della loro presenza. E adesso ti dà una pratica bellissima che io faccio spesso con gli uccelli. Il rituale consiste nel contemplare il volo di un uccello con amore, ripetendo la seguente formula psichica: portami lontano e profondamente nell'anima. Per omaggiare gli infaticabili nomadi è anche possibile nutrire gli uccelli, lasciando loro chicchi e semi. In tal caso la formula psichica diviene la seguente: voi che vi nutrite di questo cibo, portatemi sulle vostre ali nel viaggio dell'anima. Gli infaticabili nomadi sono connessi con il secondo chakra, che corrisponde alla zona degli organi genitali. Qui vi sono le energie dello spirito animale, le emozioni del bambino interiore. Il secondo chakra corrisponde al plesso pelvico ed è associato anche agli arti inferiori. Il colore del secondo chakra è l'arancione e il mantra è VAM, VAM. V di Verona, A di Ancona, M di Milano. Quando la Kundalini sale a livello del secondo chakra si fa espressione emotiva, capacità di emozionarsi a tutti i livelli, da quello più istintuale, animale, a quello più complesso, poetico, estetico. Per nutrire i tuoi avi nomadi, puoi nutrire anche i tuoi avi nomadi ripetendo per 9 volte il mantra VAM, VAM.
trasmettendone le vibrazioni a una tazza di acqua o infuso che poi potrai bere come offerta ai tuoi avi nomadi. Ormai lo sapete che bisogna caricare l'acqua con un mantra, lo facciamo da mesi ormai, no? E oltre a nutrire i tuoi avi nomadi contemplando il volo degli uccelli o dando del cibo agli uccelli, pronunciando la frase, la potente formula psichica, quando bevete un infuso o un bicchiere d'acqua, caricate l'acqua del mantra Vam, 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 e quando ingerisci il liquido sai che stai nutrendo, proprio come nutri la terra dove nascono i tuoi fiori, i tuoi germogli, stai nutrendo la terra degli avi nomadi che ti diano la forza per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Ok? Bellissimo, ragazze mie, ragazzi, grandi guerrieri e guerriere. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!